Quante tipologie di salite in verticale conosci, tralasciando il semplice slancio libero? Ce ne sono davvero tantissime e le scopriamo subito dopo l'intro. Ehi Balancer, benvenuti in questo nuovo video. Se non mi conosci ancora, io sono Francesco Mazzone, fondatore dell'Online Stand Academy, la prima scuola online di verticalismo, e aiuto le persone a uscire dalla fase di stallo che stiano cercando di raggiungere la verticale libera oppure gli elementi avanzati del verticalismo. Tutto questo grazie a un approccio estremamente tecnico di questa disciplina. Oggi andiamo a parlare appunto di quali tipologie di salite che si possono fare in verticale. Ovviamente se sei a un livello base puoi partire tranquillamente con un semplice slancio libero, come puoi vedere qui, però una volta che andrai in avanti ci sono davvero tantissime altre tipologie di salite e oggi ne andremo a scoprire 6. La prima tipologia di salita che ti andrò a mostrare è lo slancio in L. È la prima tipologia di salita che si impara per salire in verticale ed è molto sottovalutata perché molto spesso si commettono una marea di errori. Appunto adesso ti voglio dare dei consigli per cercare di correggerla al meglio e di andarla a eseguire al meglio. Il primo consiglio è quello di partire direttamente con le mani per terra, perché hai la possibilità di posizionarti bene e richiamare bene tutte le varie attivazioni. Quindi spinta di spalle, la flessione del torace, e da qui ti posizioni e carichi tutto con la gamba di sotto, quella che rimane in appoggio. L'altra gamba la posizioni verso l'alto e devi cercare di spingere il più possibile tutto con la gamba di sotto. Ovviamente se spingerai solo con la gamba di sotto vedrai che non riuscirai ad arrivare completamente in alto. Questo perché manca ancora un piccolo elemento, ovvero la spinta orizzontale delle spalle. Quindi quando devo andare a spingere con la gamba non solo devo focalizzarmi qui sullo spingere la gamba, ma devo spingere bene le braccia dietro la testa. In questo modo quando salgo in verticale spingo sia con la gamba sia con le braccia e la salita diventa molto più leggera e vedrai che il bacino riesce ad andare oltre le spalle. Un altro consiglio, un accorgimento molto importante è che quando vai a slanciare in L la gamba non deve andare oltre la schiena in questo modo, perché il torace rimane basso, il bacino va completamente in anteroversione e questa è una completa problematica per la salita in L. Quindi devi cercare di andare a spingere il più possibile da qui con la gamba di sotto, con le braccia dietro la testa e ovviamente spinta di spalle per andarti a bloccare nella posizione di L, per poi passare alla full o fare altre figure. Andandola a eseguire bene, questa tipologia di slancio non peserà per niente, sarà molto leggero e sarà davvero semplice. La seconda tipologia di salita adesso diventa già un po' più complicata ed è la salita in tac. Dovrai partire dalla posizione di raccolta, posizionare le mani sempre alla larghezza delle spalle e da questa posizione dovrai spingere bene le braccia dietro la testa, spingere le spalle alle orecchie e cercare di portare più possibile il bacino oltre le spalle, in modo tale che arriviamo direttamente nella posizione di incastro. Ovviamente per fare questa tipologia di salita dobbiamo già controllare benissimo la posizione di tac, quindi già l'abbiamo dovuta allenare vicino alla parete e ovviamente anche libera. La terza tipologia di salita che adesso ti faccio vedere è la salita in straddle, ovvero è molto simile a quella di prima, però lo facciamo direttamente a gambe distese. Quindi partendo nella stessa posizione, anziché salire con le gambe rannicchiate, le andrei a portare direttamente distese. In questa tipologia di salita devi pensare sempre che il bacino deve andare oltre le spalle, perché se lo metti in linea con le spalle rischi sempre di cadere verso la pancia o di slittare tanto avanti con le spalle. Un altro accorgimento è che quando vai nella posizione di straddle le gambe le devi schiacciare tanto verso il basso, perché nel momento in cui sali e le gambe ti si alzano, dai il giro e cadi dalla parte della schiena e soprattutto devi saper cadere. Quarta tipologia di salita. La salita direttamente in full, partendo dalla posizione di raccolta. Quindi da qui, a differenza di prima che siamo partiti a ginocchia divaricate, adesso partiamo a ginocchia completamente unite. L'esecuzione è molto simile, però quello che cambia è che dobbiamo fare tutto il passaggio andando a lavorare a gambe unite e soprattutto nel momento in cui salgo devo andare a stendere completamente le ginocchia. Quindi da qui, mentre sto salendo, devo spingere bene le braccia dietro la testa per portare il bacino
oltre le spalle e poi lo riporto in linea e tiro sulle gambe. E di qua riusciamo a bloccare direttamente in full. Ricorda sempre che in questa posizione devi avere sempre un'ottima retroversione. Con il tempo più praticherai e meno avrai bisogno di queste attivazioni. Però quando vai a approcciare un elemento nuovo, una transizione nuova, hai sempre bisogno delle massime attivazioni, perché devi sempre controllare il corpo e non devi rischiare di cadere. Quinta tipologia di salita è la salita in ruota e spero che già l'hai allenata, se no adesso vediamo subito come fare. Allora, non è una semplice ruota perché non dobbiamo passare dall'altra parte, ma durante la salita ci dobbiamo bloccare proprio nel mezzo e la versione più semplice è bloccarla in straddle, quindi con le gambe schiacciate verso il basso. Quindi da questa posizione cerchi di fare un affondo, se riesci posizioni le mani sulla stessa linea del piede, così è più comodo salire, e nel momento in cui stai salendo devi cercare di spingere il bacino verso la schiena e schiacciare le gambe verso il basso, quindi bloccarti in posizione di straddle. Bloccare le gambe in straddle ti semplifica la retroversione del bacino, quindi ti dà molta più stabilità. Non rischiare di portare sempre le gambe verso il basso, perché nel momento in cui sali con le gambe puntate verso l'alto ti verrà sempre da cadere verso la schiena. Sesta e ultima tipologia di salita, la verticale di impostazione. È davvero tanto ambita, però ci vuole un giusto allenamento per arrivarci. Adesso ti do dei piccoli consigli per andarla a eseguire velocemente, ma ricorda che ci sono davvero tantissime cose che devi allenare prima di avere un'ottima verticale di impostazione. Parti in posizione di accovacciata con le ginocchia unite, le mani larghezza delle spalle, le spalle massima spinta. Da questa posizione devi cercare di alzare il più possibile i talloni, in modo tale che il bacino riesce a sollevarsi maggiormente e quindi semplificarti poi la salita. Da questa posizione le spalle possono scivolare leggermente in avanti e il torace deve rimanere in massima flessione. A questo punto dobbiamo far andare il bacino verso la schiena spingendo le braccia dietro la testa e dalla posizione di straddle andiamo a eseguire il passaggio in full. Soprattutto la verticale di impostazione è la combinazione di tantissimi elementi che bisogna studiare prima. Generalmente si commettono davvero tantissimi errori e appunto per questo avevo creato già un altro video al riguardo, te lo lascio qui nelle schede, dove ti vado a spiegare le varie tipologie di errori che si vanno a commettere e come andarli a correggere. Queste che ti ho appena mostrato sono solo alcune delle varie tipologie di salite che si possono fare in verticale. Più si va avanti e più ci sono delle salite più difficili. Si possono fare delle salite anche più acrobatiche dove ci sono anche delle rotazioni. Però ovviamente per quelle bisogna andare a sviluppare un controllo maggiore rispetto a quelle che abbiamo visto adesso. Se vuoi approfondire questo argomento ho creato la guida After Handstand dove potrai scoprire tutti gli elementi che puoi sviluppare in verticale sulle due braccia e all'interno troverai anche queste tipologie di salita. Se invece vuoi essere seguito in questo percorso ti aspetto all'Online Stand Academy, troverai il link giù in descrizione dove potrai fare la richiesta per il coaching e intraprendere un percorso creato su misura per te. Se ti è piaciuta questa tipologia di video lascia un bel like, fammelo sapere nei commenti, iscriviti al canale, attiva la campanellina nelle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti i contenuti che usciranno settimanalmente e noi ci vediamo al prossimo video.